Bella regà, sono il Tonio del futuro che si intromette e dice che Charles Leclerc è sotto investigazione. Il video l'ho già registrato, sto soltanto bestemmiando, godetevi il video, ma tenete presente che Leclerc potrebbe essere retrocesso per guida lenta nel giro di rientro. Lo so, fa ridere. Vi giuro che da tifoso di Charles non me l'aspettavo. Let's go! Nelle simulazioni qualifiche, vi parlo di FP1, FP2, FP3, FP74, non si avevano queste sensazioni. Anzi, se proprio devo dirla tutta, doveva essere a record di logica, quindi a settori uniti, tutte le condizioni del caso, siamo d'accordo? Ma doveva essere primo Max, secondo Sergio Perez, terzo Carlos Sainz e quarto Charles Leclerc. Insomma, la telemetria e i dati avevano detto altro. Ed è proprio da qui che voglio partire, perché insieme, dopo, analizzeremo i passi gara. E Leclerc, come anche Verstappen, spesso ci hanno abituato a nascondersi. Chi spesso non mente è proprio Carlos Sainz, che questa volta invece partirà nono, sfortunato come poche cose al mondo. E magari prendiamo anche nota del fatto che adesso sono 3 qualifiche che si piazza sotto Charles Leclerc. Chi vuole essere ancora più aggressivo o semplicemente cattivo può anche dire che quando doveva o poteva dimostrare di poter essere un pretendente serio al mondiale ha floppato, ha sbagliato. Però entro io a gamba tesa un po' in difesa, perché mi voglio fidare delle sue dichiarazioni, in quanto afferma di aver avuto un problema con la sua monoposto e infatti è uscito tardi dai box, ma perché la monoposto non si accendeva, costretto quindi a fare un giro di riscaldamento male che non gli è bastato per mettere in temperatura le gomme e si vede proprio che non ha grip. Quindi non me la sento di attaccarlo, parte nono, che sicuramente è un danno. Però regà, che tempo ha sparato Charles Leclerc. Che tempo ha sparato Charles Leclerc. Non posso urlare, i miei coinquilini dormono, ma in questo momento le urla si sentirebbero per tutta Napoli. Non ho dubbi però sul fatto che, qualora il gruppo centrale non fa danni, Sainz sarà quasi sicuramente quarto. Il suo passo gara con rosso è praticamente identico al suo compagno di squadra e ai primi 2 Red Bull. Con gialla invece ho dubbi, e cosa intendo? Specifico giusto per coloro che seguono la Formula 1 occasionalmente. La gomma rossa che montano i piloti genera più attrito con l'asfalto e quindi va più veloce, ma si usura prima, mentre la gialla va un pelo più lenta, ma si usura più lentamente. Quindi con la gomma più performante Sainz andava forte, andava come i primi 3. Con gomma gialla non si sa, è un lavoro strano che dobbiamo fare per analizzare i tempi di Sainz questa volta. Di Sergio Perez mi fido abbastanza e quindi vi dico che avrà il passo dell'1.23,5 in gara. Per quanto riguarda Verstappen e Leclerc, prendiamoli come punto di riferimento, ma non diamoli per certi, perché poi magari a Jeddah buttano giù 2 secondi dal tempo che hanno manifestato nelle libere. Comunque per Verstappen e Leclerc, sempre con gomma gialla, si parla di un 23 basso e di un 22 alto. Verstappen meglio di Leclerc di pochi decimi, vi parlo anche di centesimi, però Verstappen ha una marcia in più. E Sainz non ha dato punti di riferimento. In realtà neanche Leclerc ci ha abituato in questi primi 3 Gran Premi, ha fatto sempre la stessa cosa, ha fatto 2 giri. Uno che sembra essere un giro con gomma tendente all'usurata e uno che sembra essere gomma con massimo grip. E quindi gomma con massimo grip dovrebbe coincidere con 1.22,9 e gomma con poco grip dovrebbe coincidere con 1.23,4, 23,5, 23,8. Sempre solo 2 giri e 2 giri sono poco indicativi. Mentre Sainz ha un passo dell'1.23 alto, 23 basso, non lo so perché ha fatto un 23,8, un 24, un 25, un 26. Però ogni giro era diverso e quindi io che devo fare un video e non voglio essere ricordato proprio come uno che spara cagate, ha fatto un lavoro diverso per ogni giro. Nell'1.26 ha rallentato moltissimo, alla fine poteva essere un buon giro. In un'altra occasione ha provato le velocità di punta, quindi è stato molto confusionario. Mi verrebbe da dire che ha un 23 alto, un 23,5. Spero di non sbagliarmi troppo. Devo mettere questa clausola, ragazzi, capiamoci. Ringraziate a Dio che ho le telemetrie. So dove frena Sainz, ragazzi. Non dovrei saperlo, penso. Non me la sento di dire che andrà sul podio perché comunque parte indietro, a meno che non fa un miracolo all'inizio o si distruggono là davanti. In condizioni di gara normali dovrebbe essere quarto. Hamilton e Russell, per quanto la Mercedes sia migliorata, non riescono a stare là davanti. Ormai gliel'ho gufata, dovrebbe essere lì. Quel che è certo è che qualora dovesse esserci una lotta Verstappen-Leclerc, se Leclerc riesce a resistere al secondo settore di Verstappen, dove in sostanza è fortissimo, il terzo settore in teoria
lo vede safe. Superata 8, 9, 10 e 11, come anche Sainz in un eventuale bagarre finale con Perez, non lo so, sono in teoria a posto. L'ultimo settore dei piloti Ferrari è spettacolo, è veramente qualcosa di assurdo. In particolare a schermo vi metto le immagini di Leclerc, riesce a prendere il punto di corda veramente bene, molto preciso, e in uscita non ha bisogno di utilizzare tutta la pista. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che risparmia tempo, vuol dire che è rapido, semplicemente deve fare meno strada. Ma in questo caso non è soltanto questo che comporta. Visto che la penultima curva è a sinistra per poi andare a destra, riuscire ad essere il più interni possibili in uscita ti porta lanciato per l'ultima curva, che poi ti mette in rettilineo, e ciò vuol dire avere più velocità in uscita. Verstappen, oltre ad avere il volante più inclinato, questo può anche essere dettato da un suo setup, esce comunque più largo, e quindi magari tentare un attacco da parte di Red Bull in quel tratto di pista lì può essere più complicato. È vero che sul rettilineo ne ha molto di più la Red Bull, però fa tanto. È un dettaglio non da sottovalutare e sono molto contento perché la Ferrari funziona. Un po' mi dispiace per Alonso, il suo tempo era in linea con la quinta posizione sopra Hamilton, e mi ha anche bruciato la frase del tipo: ragazzi, è normale che Alonso va forte, cambia motore ogni gara, però non la posso dire perché è andato a muro, problema all'idraulica, e questa Alpine non so cosa sia, se è carne, se è pesce. Cosa vuoi fare da grande? Vuoi lottare per il titolo o vuoi lottare insieme alla Williams? Però devo per forza fare una parentesi sull'incidente Latifi-Stroll. Ma quindi Stroll è più scarso di Latifi? A questo punto la domanda è lecita. Ma poi, a prescindere da ciò, Nicolas, ma ti piacciono così tanto i muri? Vuoi diventare il nuovo Mazepin? Sei partito alla grande, di questo passo. Comunque, anche se Stroll non è il mio pilota preferito, inutile dire che secondo me la colpa è totalmente di Latifi. C'è soltanto un appiglio che possiamo prendere: Stroll poteva guardare gli specchietti. Però qua si parla di dettagli e siamo veramente super fiscali, che comunque sei guidando una Formula 1 e se guardi gli specchietti una volta ogni tanto non è che ti fa schifo. Però in quel momento capisco che Stroll non è attento ai piloti dietro, perché Latifi ti ha lasciato passare. Lasci passare Stroll per motivo X. Stroll giustamente non si concentra più su di te ed è legittimo che non guarda. Che fai? Ti rinfili completamente a caso. Ripeto, Stroll stava per i fatti suoi, quindi non se l'aspettava, la linea pulita non te l'ha data, e comunque la traiettoria ce l'avevi e non era quella che hai preso, ma tu sei proprio scemo, veramente. E quindi si difende Lance Stroll perché lui non ha guardato, poiché non era lanciato. That's it. E nulla, perdonatemi le occhiaie perché mi sono svegliato questa mattina presto. Se vi va iscrivetevi e seguitemi su Instagram. Se vi va, nessuno vi obbliga.